Ciao ragazzi, benvenuti in questo video tutorial. Io sono Nicole e andrò a mostrarvi come navigare facilmente all'interno del nostro sito e-commerce armaringros.com. Partendo dalla home troviamo una slideshow con una carrellata di prodotti. Il menu lo troviamo in alto sulla sinistra, diviso per categorie di prodotto, facilmente riconoscibili anche grazie a queste icone laterali. E passando solamente sopra con il mouse si aprirà un menu a tendina laterale contenente tutte le sottocategorie. Il menu lo troviamo anche in alto, in queste diciture qui, dove troviamo nuovamente il negozio online e anche una novità, quindi abbiamo i settori merceologici che ci permettono di andare direttamente su appunto il nostro settore di vendita. Come vediamo anche qui abbiamo delle icone che ci aiutano a trovare il nostro settore e semplicemente cliccando, ad esempio gastronomia, noi troviamo tutto ciò che può servire alla gastronomia. Torniamo allora alla home, dove troviamo sempre nel menu altre informazioni utili come varie guide all'acquisto. Dicono di noi che è una sezione dedicata alla recensione dei clienti e la pagina dei contatti. Scorrendo verso metà pagina troviamo ancora il menu, però questa volta è ancora più intuibile perché oltre al titolo della categoria ci sono anche delle immagini che mostrano esattamente che prodotti troviamo all'interno. Utilissima è anche la barra di ricerca dei prodotti, identificabile da questa lente di ingrandimento, dove scrivendo il prodotto che cerchiamo, ad esempio spillo, verranno fuori tutte le nostre opzioni riguardanti gli spilli. Cliccando su Vedi tutti i risultati si aprirà, ecco qui, la pagina dove troviamo tutti i nostri spilli con le varie combinazioni e abbinamenti. Entrando per esempio nella macro categoria prezzatrici e nella sottocategoria prezzatrice una linea, se devi scegliere una prezzatrice nuova ma non sai che etichetta stampa, basterà passare con il mouse sopra alla foto principale della macchina e comparirà un'immagine con l'anteprima dell'etichetta stampata. Quando apri una scheda prodotto è consigliabile leggere bene la descrizione che trovi appena sotto la foto. In questo caso, come per ogni prezzatrice, abbiamo la dimensione dell'etichetta che supporta e il tampone da utilizzare o eventualmente acquistare assieme, i tutorial, eventuali video tutorial su come cambiare il rotolo o il tampone inchiostratore e infine i prodotti correlati sempre a questo prodotto, quindi è impossibile sbagliarsi e è tutto veramente bene indicato. Può capitare che un prodotto abbia delle varianti, come ad esempio andiamo a vedere queste lavagnette, prendiamo ad esempio queste qui semplici, neutre con il simbolo euro. Vediamo che a fianco alla foto principale ci sono tutti gli accessori che vanno bene per questo segnaprezzo e che possiamo abbinare in base a quello che serve al nostro negozio. Dovremo quindi scegliere la dimensione della lavagnetta, in questo caso ci sono due formati, e appunto l'accessorio che ci serve. Il prezzo che vedete venire fuori è sempre riferito alla confezione e lo trovate scritto tutto nella descrizione del prodotto. I prezzi che vedi sono tutti IVA esclusa e l'IVA verrà addebitata poi alla cassa assieme alle spese di trasporto. Un'altra scheda prodotto che ha delle varianti è ad esempio quella delle etichette per le prezzatrici. Mettiamo caso che mi servano le 26x16 e ci ritroviamo con altre selezioni da fare. In questo caso dobbiamo selezionare da quanto vogliamo la confezione, quindi 5, 10 o 36 rotoli. Come vedete noi partiamo anche da veramente pochi pezzi, quindi 5 rotoli. Dobbiamo scegliere la saccomatura, quindi a onda oppure rettangolare, ok?
l'adesivo dell'etichetta, che può essere permanente, removibile o surgelato. Permanente nel caso in cui mi serva un'etichetta forte che resti attaccata appunto in maniera permanente, removibile nel caso in cui dovessi fare delle confezioni regalo, che quindi il prezzo poi lo dovrò andare a rimuovere, e surgelato, che però è un adesivo particolare per i frighi o comunque le temperature molto molto basse. E invece l'ultima selezione è il colore dell'etichetta o la prestampa. Ok, e sempre in questo caso viene fuori il prezzo finale, sempre IVA esclusa, e basterà aggiungere al carrello in questo modo semplice e procedere al pagamento alla cassa. Una volta arrivati a questo punto, non vi resta altro che inserire tutti i dati di fatturazione e destinazione della merce e selezionare il metodo di pagamento che preferite. I nostri metodi di pagamento sono 3: bonifico bancario e la merce parte quando l'importo è in valuta, PayPal o carta di credito, e contanti al corriere, che risulterà selezionabile una volta inserito anche il vostro CAP. E una volta selezionati anche i termini e le condizioni, potrete effettuare l'ordine. Bene, vi ricordo inoltre che le nostre condizioni di acquisto le trovate in fondo a qualsiasi pagina, dove potrete conoscere tutte le procedure sia per acquistare che per rendere un prodotto. Sempre qui in fondo alla pagina troviamo 3 tasti rapidi per contattarci con un semplice click, quindi chiamarci, scriverci o mandarci una mail, e gli ultimi articoli con le ultime recensioni da parte dei nostri clienti. La registrazione al sito non è obbligatoria per acquistare, ma serve solamente per avere uno storico degli ordini o per ripetere acquisti già fatti in precedenza. Qui trovate tutti i nostri link ai social, e questo cuoricino è la lista dei desideri, che ti permette di lasciare in memoria un prodotto che trovi interessante. Vi ricordo inoltre che in angolo a sinistra, in basso, c'è sempre disponibile la chat online, dove potete contattarci per qualsiasi dubbio o richiesta particolare, e noi vi risponderemo il prima possibile. Questo è tutto, vi ringrazio per l'attenzione e al prossimo video. Ciao!